Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video backstage. Oggi andiamo a scattare innanzitutto con la bellissima Bianca che già avete visto qui nel mio canale, e andiamo su un'altrettanto bellissima location che preferisco tra quelle che vado a utilizzare soprattutto in estate, quando mi serve anche magari fare delle foto in costume da bagno, che vedrete in un prossimo video, perché nel video di oggi andiamo a scattare soprattutto andando a utilizzare solamente una lente, e andiamo a utilizzare questa lente di Meike che è stata rilasciata recentemente. Stiamo parlando di un 55 mm con un'apertura massima di f1.4 per sensori APS-C, quindi stiamo parlando a tutti gli effetti di un 85 mm. Quindi se ti occupi soprattutto di fotografia di ritratto potrebbe essere una lente molto interessante se hai una fotocamera con sensore APS-C, e soprattutto ragazzi è una lente tra le più economiche, anzi è la più economica quando parliamo di 55 mm con questa apertura 1.4 attualmente in commercio. Voglio spiegarti anche alcune cose che secondo me non riesci a intuire dal video, perché quando andiamo a scattare su questa location, credimi, è decisamente tutto più complicato. Sto parlando se utilizzi ovviamente la luce artificiale, perché se scatti a luce naturale ovviamente non hai queste difficoltà. Quindi gestire un flash, piccolo o grande che sia, devi stare sempre attento ovviamente ai colpi di vento, e soprattutto non stiamo fotografando su un marciapiede, su una strada d'asfalto, quindi non la troverai praticamente dritta alla superficie. Siamo, come vedi, su un letto di un torrente che in questo periodo tra l'altro ho trovato in secca, anche se negli anni passati un po' di acqua l'avevo trovata, e avevo proprio in programma anche di fare alcune foto in costume da bagno con dell'acqua, però come vedete acqua non ce n'era, e quindi poi ho dovuto correre per altri 15-20 km per trovare dell'acqua, perché avevo bisogno anche delle foto in costume, ma quelle le vedremo in un video dedicato perché è un'altra storia. Quindi ho voluto sfruttare lo stesso questa location, quindi ho usato le pietre che ho trovato proprio lì per tenere fermo lo stativo e anche per raddrizzarlo un po', perché non è praticamente mai in bolla. È molto più complicato quando sei da solo, perché se hai un assistente è tutto più semplice, ok? Quindi se avete la possibilità portatelo quando andate su queste location. E soprattutto volevo dirti anche che non ho voluto utilizzare la D300 perché non volevo rischiare, perché i colpi di vento arrivavano, non sempre però, anche se magari ti senti più sicuro che hai le pietre sullo stativo, insomma. Ho detto uso la D100 Pro, ok, utilizzo un filtro ND per scattare sottotempo sincro flash della mia macchina fotografica, e come ben sapete con questo flash hai degli ottimi risultati. A proposito, non ho utilizzato questo modificatore da 80 cm, cioè da 32 pollici, ma ho voluto utilizzare proprio per motivi di sicurezza il modello più piccolo da 60 cm, sempre di SMDV, quindi il sistema è sempre lo stesso. Quindi vatti a vedere se non conosci questi modificatori video che ti avevo portato proprio 6 mesi fa, perché attualmente sono i modificatori che vado a utilizzare sempre da quando li possiedo, anche se ci stava benissimo qui proprio il Mag Mod XL che ti ho parlato alcuni video fa, però in quel momento ahimè non ce l'avevo.
Bene ragazzi, allora adesso per chi vuole rimanere restate ancora 5 minuti, forse anche qualcosina di più, non lo so, perché devo parlarvi della lente che ho utilizzato proprio nello shooting di oggi, Meiki 55 mm 1.4 equivalente 85 per full frame, una lente che io utilizzo moltissimo, è indispensabile per me. Sono passati 3 mesi da quando la utilizzo, abbiamo fatto diversi lavori, l'ho testata bene, come al solito è una recensione trasparente, quello che vi dirò ovviamente viene dalla mia testa, non mi viene ovviamente detto di dire nulla dalle aziende che collaborano con me, questo lo voglio sempre ricordare qualche volta, ma soprattutto questa è la prima lente APS-C che provo di questa azienda, perché ne ho provate altre in passato. Chi segue il mio canale lo sa, vedi 50 mm proprio recentemente f1.8 per full frame, un 50 mm f1.2 ma era manuale, sempre per full frame, è una lente che utilizzo ancora oggi a distanza di un anno come lente principale quando utilizzo full frame, l'85 mm 1.4, una lente che è decisamente molto soddisfacente soprattutto per il bokeh, i colori, un po' meno per l'autofocus, però ti posso dire che ho messo nell'armadio il Sigma 85 mm e vado a utilizzare il Meiki. Qui l'ho utilizzata moltissimo, certamente sì, perché 3 mesi non sono pochi e ci ho fatto diverse foto e ti parlo subito dell'autofocus perché era la cosa che mi dava più dubbi prima di ricevere questa lente, perché proprio con l'85 1.4 un po' di problemi con l'autofocus continuo ne avevo. Qui praticamente ti dico subito, ti tolgo ogni dubbio, problemi non ne avrai. Va anche detto che io l'ho provata con la 6007, quindi è una fotocamera che è uscita recentemente, ma se tu ti prendi adesso una ZV-E10 2, praticamente lo stesso autofocus, ma secondo me anche se utilizzi la 6005 e la 6004 problemi di autofocus non hai. Praticamente te lo dico proprio da ritrattista, per quanto riguarda la tracciabilità dell'occhio innanzitutto lo prende subito, ok, merito della fotocamera, però un po' lo diamo anche all'obiettivo. Ero preoccupato soprattutto quando faccio una foto da lontano in scarsa luminosità, quindi all'imbrunire, quando di solito mi piace di più fotografare, ma ho visto che non ci sono problemi. Di solito becca il viso, ok, non l'occhio, sto parlando di ovviamente distanze abbastanza importanti, però se non ci arriva basta tappare e mette a fuoco. Praticamente credo che tra tutte le foto che ho fatto solo una decina sono venute sfocate, ma sono venute sfocate non perché l'obiettivo ha sbagliato, tantomeno l'autofocus, ma per colpa mia. Altro aspetto positivo è la nitidezza, soddisfatto anche sotto questo punto di vista. Posso dirti che tutte le foto che hai visto nello shoot di oggi non credo neppure di averla aggiunta in post produzione, non ho ricordo, ok, comunque la foto va bene già così, ok, per me che non sono sì un amante della foto super nitida, però diciamo che non è morbida né nitidissima, però stiamo parlando di f1.4, quindi è normale che la foto ai lati, ai bordi sia ovviamente più morbida, ok, però per chi fa fotografia di ritratto non credo sia un problema quando andiamo a utilizzare f1.4. Ti dico subito che quando andrai a chiudere già f2 la foto comincia a diventare nitida ai bordi, la perfezione la otterrai praticamente a f4, ok? A f4 quasi sicuramente questa apertura la andrai a utilizzare in studio o solamente se fai delle foto di gruppo dove ci sono più persone, ma di solito quando fai foto a una singola modella o modello praticamente ti concentri proprio sull'occhio del soggetto, ok? Quindi puoi tranquillamente fotografare f1.4. Ti dico anche alcune caratteristiche che le vado a leggere direttamente dalla confezione. Questa è la confezione, in dotazione trovi anche il paraluce che io non ho messo perché utilizzavo un filtro, tu mettilo se non utilizzi i filtri perché un po' di flare entra, ma è una cosa normale quando parliamo proprio di questa focale, ok? Abbiamo 8 gruppi, 12 elementi, praticamente come il Sirui, e si ricorda bene anche il Sigma, non vorrei sbagliarmi. 9 lamelle, quindi anche qui siamo nella normalità. Il bokeh va a gusti, preferisco quello del Sirui, sinceramente.
Però anche questo che avete visto nelle foto di oggi non mi dispiace, non mi fa impazzire, voglio essere ovviamente sincero con voi. Distanza minima di messa a fuoco sono 62 cm, quindi ti puoi avvicinare parecchio, quindi quando utilizzi praticamente un 85 a questa distanza praticamente fai un close up del viso della modella e quindi lo vai a staccare tantissimo. Il diametro dei filtri è di 52, piccolino, quindi avrai quasi sicuramente bisogno, se utilizzi dei filtri, di un anello adattatore. Obiettivo compatto, nulla da dire, ok, è leggero. Recentemente proprio ho fatto anche dei video, l'ho messo su un gimbal, il più piccolo che ho, è anche veloce da calibrare quando hai un obiettivo così piccolo, ok? Lo dico proprio per gli amici che magari si occupano anche di video. Allora, per quanto riguarda la costruzione, allora, ricordati sempre il prezzo che lo vai a pagare, non voglio giustificare l'azienda, però non ti aspettare carbonio o policarbonato, una normale plastica. Ho visto plastiche più cheap, questo sono sincero con te. La prima volta che l'ho preso in mano, ma anche adesso, sono rimasto decisamente soddisfatto. Non mi dà quella sensazione di obiettivo giocattolo che ho avuto con altri obiettivi in passato, ok? Qua parliamo di un obiettivo sì cheap, ok, però tutto sommato quando lo prenderai in mano, almeno io sono rimasto abbastanza soddisfatto, ok? Allora, nel barilotto hai la ghiera della messa a fuoco, non poteva mancare, è abbastanza fluida, diventa più dura quando andrai a mettere un filtro perché va a stringerla un po', nulla di grave. Poi abbiamo lo switch della messa a fuoco da manuale automatico o viceversa, sempre bella cosa trovarla. Poi non tutti mettono la ghiera dell'apertura e chiusura del diaframma, ma chi l'ha messo su un obiettivo che costa così poco, quindi se ti trovi meglio proprio a cambiare l'apertura del diaframma con questa ghiera, qua puoi farlo. Produce un piccolo click, non è decliccabile, ma un piccolo rumore, anzi ha il giusto attrito che ti permetterà di utilizzare in maniera tranquilla la macchina fotografica senza andarla a muovere, senza che tu vuoi farlo, ok? Cosa che mi è capitato con altri obiettivi. Quindi sotto questo punto di vista ti troverai bene. Io personalmente metto sempre su A e vado a chiudere e aprire il diaframma proprio dal corpo macchina, ok ragazzi? Poi per quanto riguarda la baionetta metallo, sì, abbiamo come vedi una guarnizione di color rosso che rende tropicalizzata la parte per quanto riguarda la baionetta, perché l'obiettivo non è tropicalizzato, deve avere anche delle guarnizioni interne, però farà entrare meno polvere, ok ragazzi? Che credetemi, la differenza da averla a non averla c'è, e questo te lo posso garantire per chi, soprattutto come me, fotografa tantissimo all'aperto, ok ragazzi? Poi cos'è che troviamo? Beh, non poteva mancare, perché ormai anche questa cosa la troviamo dappertutto, cioè la porta per fare l'update del firmware, in questo caso USB tipo C, devi avere un sistema operativo Windows, almeno per il momento. È un'operazione che si fa in maniera super veloce, meno di un minuto, quindi controlla ogni tanto sul sito di Mac se magari è uscito un nuovo firmware, ok? Basta che colleghi proprio un normalissimo cavo al tuo computer e vai a aprire la cartella e vedi anche l'ultimo firmware che hai installato in questo obiettivo, ok ragazzi? Per quanto riguarda altri aspetti un po' più da nerd, allora ti posso dire che per quanto riguarda la vignettatura c'è, sì, una cosa normale, nulla di preoccupante. AF2 già se ne va, come AF2 praticamente avrà il massimo della nitidezza e va via anche tutta la distorsione. Quindi alcune cose ci sono, ma che si vanno ovviamente a correggere in post produzione. Attualmente, nel momento in cui registro questo video, non c'è un profilo per Lightroom, non so neppure se uscirà. Comunque tu controlla sempre il sito ufficiale, insomma vai a vedere insomma dove parlano di questo obiettivo, vai a vedere le recensioni dei colleghi, insomma informati anche altrove, ok ragazzi? Userò ancora questo obiettivo? Certamente sì, anzi ti dico che attualmente se devo utilizzare un 85 mm per una fotocamera APS-C, attualmente utilizzo questo, ok ragazzi? Se avete domande ovviamente vi aspetto qui sotto nei commenti e vi auguro ovviamente buone vacanze per chi le fa in questo periodo. Ciao e alla prossima!